Disclaimer. Questo video è un'opera di narrativa horror fantascientifica e contiene temi oscuri, violenza immaginaria e atmosfere disturbanti in chiave esclusivamente artistica e narrativa. Personaggi, eventi, luoghi e organizzazioni sono fittizi o rielaborati in forma fantastica. Il contenuto non promuove né giustifica violenza, odio, pratiche pericolose o attività illegali. Viene consigliata a un pubblico adulto. Area 51 File. Il progetto Lazzaro. Scritto da Pensiero Nero. Letto da Pilgrim Cantastorie. Mi trovavo nel cuore del deserto del Nevada, nell'Area 51. Un luogo segreto per definizione, eppure mai così claustrofobico come nelle settimane che seguirono il disastro del progetto Lazzaro. C'era un odore che non se ne andava più. Non era sangue. Non era bruciato, era plastica, carne sciolta, disinfettante. Il laboratorio che cercava di sembrare pulito, mentre sui tavoli d'acciaio restava il disastro. Mi lavai le mani fino a farle diventare livide. La pelle sulle nocche si screpolò e l'acqua calda bruciò. Cercai di non pensarci, ma insisteva come una piccola punizione che teneva la mia mente inchiodata a un punto fisso. Poi successe una cosa stupida. L'acqua nel lavandino, che scorreva limpida, per un secondo divenne torbida, lattiginosa, come se qualcuno ci avesse versato latte. Dal sifone risalì un filo sottilissimo, trasparente, quasi una pellicola simile a una pelle di cipolla bagnata. Si arrotolò sul mio polpastrello e si attaccò. Lo scossi di istinto, si staccò senza rumore e lo scarico lo inghiottì di nuovo. Mi asciugai e mi sembrò di avere ancora addosso quella patina appiccicosa. Mi restò tra le dita e per un attimo ebbi una nausea netta, fisica, come se avessi toccato qualcosa che aveva provato a sostituirsi a me. Il mio nome era Lucas Barker, dottore e direttore del progetto Lazzaro. Pronunciai il mio nome con orgoglio, sì, perché non a tutti capitava che un ente che agiva sopra il governo, sopra le commissioni, sopra le elezioni, perfino sopra la legge, ti aprisse un rubinetto di fondi che non finiva mai. Qui, nell'Area 51, se dicevi che ti serviva un acceleratore di particelle, lo compravano. Se dicevi che ti serviva un intero edificio o una piccola cittadina, li costruivano o li sequestravano. Se dicevi che ti servivano dei cadaveri freschi, compariva una fila di camion militari pieni fino alle sponde e più era immorale, più suonava grande. Qui nessuno faceva domande e io ci sguazzavo. Mi piaceva l'idea di essere l'uomo che metteva le mani dove gli altri mettevano solo la morale. Mi piaceva guardare i professori puliti fare conferenze sulla vita e sapere che io invece potevo toccarla, smontarla, ibridarla, scartarla, riavviarla. Mi ero detto che era per la sicurezza nazionale, certo, ma la verità era più sporca. Adoravo l'idea di possedere il potere di fare cose che nessuno avrebbe perdonato e adoravo ancora di più che ero pagato per farlo. Etica, morale, concetti obsoleti. E da circa 9 settimane io e il mio team avevamo superato il punto di non ritorno sotto ogni punto di vista. Non era più il progetto iniziale, era la sua deriva. Ogni giorno aggiungevamo un pezzo che non poteva essere tolto. Colture contaminate di proposito per vedere cosa si adattava. Linee cellulari ottenute da tessuti non umani e poi ibridate. Organoidi spinti oltre il limite finché smettevano di comportarsi come organi e cominciavano a comportarsi come fame. Innesti ripetuti su tessuti deceduti ma vascolarizzati meccanicamente per misurare quanto a lungo restava recettiva la materia. Soppressioni chirurgiche mirate di alcune aree cerebrali per capire quali interruttori spegnere e quali iperstimolare. Cosa asportare, cosa rendere docile, cosa rendere disponibile all'innesto come un terreno arato. Di tanto in tanto qualcuno esitava, un tecnico, un giovane medico, una mente più fragile. Ma io avevo capito il trucco per manipolarli anche in quella situazione.
Non lo chiamavo orrore, lo chiamavo evoluzione. Una parola che suonava come futuro, come progresso, come premio. Una parola che permetteva ai deboli di respirare, di non guardarsi nello specchio. Dicevo, stiamo assistendo a uno sviluppo, oppure è esattamente ciò che volevamo ottenere. E usavo quella voce entusiasta da direttore, quella che lascia inespresse le obiezioni per paura di fare la figura dell'idiota. Così tutti si convinsero che i risultati raggiunti erano quelli previsti, quelli desiderati, quelli giusti, e intanto io mi tenevo stretta alla verità. La sensazione che stessimo approdando a un nuovo stato dell'esistenza, diverso dalla vita e diverso dalla morte. Volevo che il limite cedesse e alla fine il limite cedette davvero. Non provai orrore, provai una calma lucida, quasi offensiva. La sensazione di aver finalmente costretto l'universo a farmi spazio. Avevo vinto contro qualcosa con cui non si può negoziare. La morte. Nelle settimane che seguirono quegli eventi, l'Area 51 mi sembrò più stretta del solito. Non era possibile, lo sapevo. I corridoi erano sempre gli stessi, l'acciaio era sempre lo stesso, l'aria riciclata era sempre la stessa. Eppure mi svegliavo con la sensazione di avere un peso sopra lo sterno, come se un masso invisibile mi schiacciasse i polmoni. Il badge mi picchiava contro il petto a ogni passo. Il progetto Lazzaro, il mio progetto, era una follia vestita bene, una missione mascherata da progresso. Riportare in vita i morti usando DNA alieno sintetizzato da materiale genetico estratto da meteoriti prelevati in orbita da altre missioni, congelati a temperature prossime allo zero assoluto. Avevo preso quella roba e l'avevo innestata su tessuti umani morti, andando oltre la biologia umana, oltre il concetto stesso di vita. Riportare in vita i morti. Lo ripetevano così nei briefing, come se fosse un obiettivo industriale, e intanto sentivo il bisogno quieto e indecente di essere quello che ci riusciva. Il primo giorno in cui funzionò, il laboratorio sembrò impregnato di un'euforia strisciante, quasi palpabile, e insieme ebbe un silenzio diverso. Non quello sterile dei filtri, ma un'attesa animale. I soggetti si svegliarono lentamente, uno dopo l'altro, come se dovessero ricordarsi ogni cosa, persino come si respira. Ansimi lunghi, irregolari, che rimbalzavano sulle piastrelle. Gabbie toraciche che si alzavano e si abbassavano troppo in fretta, poi troppo piano. Palpebre che tremavano. Quando aprirono gli occhi, per un istante non ci credetti. Poi sorrisi per un decimo di secondo. Un decimo solo, perché quello sguardo era sbagliato, non per aggressività, non per follia, ma per profondità. Nero, senza riflessi, come pozzi che sottraggono luce. Non c'era il micromovimento umano della pupilla, quel dettaglio minimo che ti conferma che dietro c'è qualcuno. Mi si irrigidì la nuca, sentii freddo. Nessuno intorno a me disse niente, sentii solo il fruscio dei guanti, il piccolo tic delle punte estratte e fatte rientrare nelle penne, pensierose su cosa scrivere. Ma nessun rumore sulla carta, come se tutti stessero fingendo di sapere cosa annotare, finché qualcuno, in modo estremamente cauto, iniziò a scrivere. Più tardi, quando dovetti battezzare quei risultati e i soggetti dell'esperimento, scelsi un nome: Tanarid. Dentro c'era Thanatos, sì, una specie di ammissione mascherata da etimologia. I soggetti, durante le successive fasi di studio, sembrarono confusi. Movimenti lenti, corpi pallidi, pelle tirata come carta bagnata su ossa troppo nette. Stavano in piedi e non capivi se avevano freddo o se avevano solo scordato la postura. Non parlavano. Eppure in presenza dei miei colleghi qualcosa cambiava. Non di colpo, non in modo teatrale. Diventavano più morbidi, più
più docili, come se la tensione sparisse dalla mandibola, come se le spalle scendessero da sole, come vivi che si arrendevano davanti a una vita spenta. Solo che noi non eravamo morti e loro non erano vivi. Li osservavo mentre chiacchieravano con i Tanarid, come fossero amici intimi, e questo era il dettaglio più sbagliato di tutti. Quegli esseri non parlavano, eppure era come se comunicassero a livello profondo, invisibile. Non chiedevano attenzione, la prendevano, e ai miei colleghi bastava essere guardati per diventare più docili. Poi arrivarono l'intelletto e la parola, ma non per caso. Li avevamo spinti lì. Avevamo bombardato le loro cortecce con stimoli, luci a frequenze precise, registrazioni ripetute fino a consumare il significato. Avevamo infilato nei loro camici ambulatori sensori, microelettrodi, e ogni volta che un'area neurale si accendeva, noi la forzavamo, la premiavamo, la replicavamo come si addestra un animale, come si piega un muscolo. Un giorno uno di loro rise. Non un verso, una risata vera, perfetta, nel momento sbagliato, e gli altri la ripeterono, non come un'imitazione, ma come si contrae un contagio. Nel giro di pochi minuti la risata passò da un soggetto all'altro senza che nessuno di noi ricercatori avesse gli elementi per ipotizzare uno straccio di motivo. Risero in giorni, in piedi. L'unico movimento era quello delle spalle che si alzavano e scendevano a tempo come un metronomo. Le bocche rimasero spalancate per tutto il tempo, fino a tendere la pelle agli angoli, ma senza spasmi muscolari, così aperte che il fondo di una bottiglia di vetro avrebbe potuto entrare senza toccare i denti e arrivare a tappare quella cavità oscura della gola. Non stavano ridendo perché erano felici. Stavano ridendo perché qualcuno da qualche parte aveva trovato la frequenza giusta per accenderli. Da lì a pochi giorni iniziarono le domande. Poche, gentili, fuori luogo, curiose. Domande innocenti, quasi educate. Domande da bambini, con la carne in mezzo. Se la vita entra, dove si mette? Nel cuore o nella pancia? Perché la vostra carne è calda? Se vi togliamo la paura, siete ancora voi o siete più facili? Li vedevo ridere a vuoto, fare domande con una logica tutta loro. Non comprendevano il nostro bisogno di nutrirci, idratarci, urinare, defecare, sudare, sanguinare, respirare in fretta quando eravamo in affanno, di tremare quando avevamo freddo o paura. E il sonno, quello li disturbava più di tutto. Lo guardavano come qualcosa di vicino al loro stato, quiete, immobilità parziale, silenzio, ma anche come un precipizio. Come se addormentarsi fosse una piccola morte che noi accettiamo ogni notte senza accorgercene. E loro non potevano concepire perché troppo orribile. Poi, all'improvviso, mi ritrovai a non sentire più la paura al momento giusto. Fu questo dettaglio a tormentarmi più dei fatti. La prima a cedere fu Claire, una delle mie assistenti. Brillante, precisa, una di quelle persone che si correggevano non appena facevi notare loro l'errore e non cercano di giustificarsi. Mai. Era stata incaricata del monitoraggio del soggetto 001. Cominciò a passare ore accanto a lui. Stava lì, ferma, a guardarlo. Ma dopo un po', quando le parlavi, iniziò a rispondere in ritardo, come se dovesse risalire da un posto profondo per ricordarsi il suo stesso nome. Le sue pupille erano ancora umane, sì, ma lo sguardo era come spoglio, come se qualcuno avesse tolto la luce dall'interno e avesse lasciato solo la superficie. Una notte la trovai in laboratorio. Le luci a LED non vibravano, pulsavano con quel ronzio che si incastra tra i molari e ti obbliga a stringere la mascella senza accorgertene. L'aria sapeva di ozono e solventi. Mi sembrò quasi di sentire l'odore di metallo umido dei lavandini e le superfici perfette e lucide trattenessero un'ombra sottile,
come se dietro ci fosse qualcuno nascosto. Claire sussurrava in una lingua che non conoscevo e che, ascoltata da vicino, non sembrava fatta per una bocca umana. Troppi suoni senza consonanti, troppa saliva, troppa gola. Claire. Lei si voltò appena. Lucas, disse con voce piatta, non capisci? Loro non sono nostri nemici. Loro sono qui per guidarci. Mi si strinse lo stomaco. La parte di me che voleva credere nei protocolli cercò una diagnosi comoda. Esaurimento, stress, dissociazione. La parte di me che aveva creato i Tanarid capì qualcos'altro. Quella notte sognai cose che non mi appartenevano. Non incubi, non scene spaventose. Frammenti. Spazi che non avevano prospettiva, superfici che cambiavano consistenza mentre le guardavi, un senso di tempo che non scorreva in avanti né indietro. Mi svegliai sudato, con la lingua secca, il cuore che batteva all'impazzata. Rimasi seduto sul letto e il corpo prima della mente, mi disse che non ero solo. Nei giorni seguenti altri sparirono, altri si chiusero in se stessi. Qualcuno si fissava le mani come se avesse paura di scoprire che non erano più le sue. Poi trovammo Davis, uno dei miei collaboratori più stretti. Era in un angolo buio del laboratorio dove le telecamere non prendevano bene. Il torace era aperto dall'interno in modo che non somigliava a nessun incidente tecnico. Non un taglio, ma uno strappo. Come se qualcosa avesse messo le mani dentro lo sterno entrando dal plesso solare e avesse tirato. Il cuore mancava. Accanto a lui il soggetto 014 sedeva tranquillo. Non aveva un'espressione particolare, solo quella calma e inumana. Aveva le mani sporche e stava allargando ciò che restava del cervello di Davis sul pavimento, come un bambino piccolo che gioca con la pasta ribaltata sull'appoggio del seggiolone. E io... È questa la parte che mi fa vergognare. Non sentii alcuno sentimento di condanna nei suoi confronti. Provai una specie di vuoto, come se l'orrore mi passasse accanto e non trovasse appiglio. Solo dopo mi accorsi del dettaglio. Il soggetto 014 non aveva estratto dal corpo di Davis a caso. Cuore, cervello, ghiandole, organi che regolavano l'adrenalina, la fame, la paura. Non aveva cercato di estrarre soltanto l'origine della nostra vita, ma anche le emozioni. E mentre lo capivo, sentii una piccola ondata di calore, come un consenso interno, come se qualcuno al di fuori, per un secondo, fosse d'accordo con me. Fu lì che presi la decisione, non quella scientifica, quella umana. Convocai una riunione d'urgenza e autorizzai l'eliminazione immediata di tutti gli ibridi. Non un contenimento, non una quarantena. Eliminazione attraverso l'hunting protocol. Caccia, bonifica, chiusura. Era un interruttore. Quando qualcosa smetteva di essere una risorsa scientifica e diventava il problema, il protocollo scavalcava catene di comando, etica, persino la curiosità. E arrivavano le sue squadre, ognuna specializzata in qualcosa, addestrate a contenere, cancellare, e il messaggio era sempre lo stesso. Non si recupera, non si negozia, non si registra. Si chiude. Arrivò la Reaper Unit. Non li sentii arrivare, li vidi. Corazze modulari sopra le tute ignifughe, piastre scure con spigoli netti e rivetti a vista, come un'uniforme progettata più per intimidire che per essere dismessa. Le visiere erano lisce, senza volto, solo vetro opaco spesso e filtri antifumo. Fissarono me e i miei colleghi come bersagli schedati, non come persone. Bombole sulle spalle, lanciafiamme in miniatura sulle nocche dei guanti, tubi corrugati che entravano nei giubbotti come vene artificiali. Ogni passo era pesante, sincronizzato, da parata, eppure non c'era nessuna teatralità.
solo efficienza fredda, da regime. L'odore del gel incendiario era asfissiante, un odore che ti restava nei capelli e ti faceva pensare a una cosa sola, che per i Reaper il fuoco non era un mezzo, era la soluzione. Il loro comandante rimase con me, firmai il consenso sul suo tablet, feci salvare i campioni base estratti dai meteoriti e infine guardai. Questa era la mia vera contraddizione. Mentre ordinavo di bruciare ciò che avevo creato, mi assicuravo di non perdere la possibilità di rifarlo. Le fiamme divamparono alte. Il calore mi prese la faccia come una mano. La plastica delle apparecchiature si accartocciò. I vetri si spaccarono con schiocchi secchi, ma i Tanarid, avvolti dalle fiamme, non emisero alcun suono di dolore, né alcun odore se non quello della stoffa dei camici carbonizzata. I pozzi neri dei loro sguardi si fissarono su di me dietro le spalle della Reaper Unit. Non c'era supplica al loro interno, solo la promessa che si sarebbero ricordati. Quando l'ultimo degli ibridi cadde, per un brevissimo istante credetti che fosse finita. Il corpo fece una cosa ridicola, si rilassò. Poi capì che la fine, per loro, era solo un cambio di stanza, non esisteva. Nei giorni successivi non dormii più, ma non mi sentivo stanco. La pelle non mi chiedeva riposo, le palpebre non mi pesavano. Era come se qualcuno avesse preso la leva della fatica e l'avesse abbassata. I pensieri, invece, erano un casino. Ricordi che non riconoscevo come miei, immagini di corridoi che non esistevano, la sensazione fisica di qualcosa che impara cose di me dall'interno che nemmeno io conoscevo. Le persone attorno a me iniziarono a guardarmi con sospetto, come se fossi uno strano animale, come se avessero una percezione diversa di me. Io continuavo a camminare per la base con la schiena dritta, continuavo a dare ordini, continuavo a essere Lucas Barker, finché un giorno entrai in bagno, chiusi la porta e mi guardai allo specchio. All'inizio non vidi niente. Poi la luce dei LED scattò e il riflesso mi restituì una cosa che mi fece gelare le mani sul lavandino. Le mie iridi, nere, troppo profonde. Non erano più le mie. Tum! Il cuore mi diede un colpo, come se volesse ricordarmi che esisteva. Sentii un sapore ferroso salirmi in gola. Il respiro si fece corto, ma la paura non montò come avrebbe dovuto, come se qualcuno da dentro la tenesse a bada. Mi avvicinai allo specchio, sgranai gli occhi, poi li chiusi e costrinsi la luce a entrare. Il nero restò. E allora la verità mi colpì come una scarica elettrica, con una chiarezza quasi clinica. Non ero più Lucas Barker, non da quel momento in poi. Me ne accorsi in quel bagno, all'improvviso, come ci si accorge di una febbre solo quando legge la temperatura sul termometro. Qualcosa era cambiato da giorni, forse da settimane, e io avevo continuato a camminare sopra quel cambiamento come si cammina sul pavimento, senza guardare giù. La cosa indegna fu questa. La presa di coscienza non mi spaventò, mi accese. Il mio io da ricercatore, quello incapace di pregare, di pentirsi, di chiedere il permesso, provò un entusiasmo freddo, quasi grato, come se avessi finalmente ottenuto la prova più pulita. Il progetto Lazzaro non solo aveva creato un nuovo stato diverso della vita e della morte nel senso convenzionale del termine, aveva permesso all'anima di diventare un'eredità, un modo molto simile a una corrente di pensiero o a un ideale che dopo la morte del singolo non si disperdono, ma sono portati avanti da qualcun altro. Il pensiero mi arrivò addosso con una chiarezza quasi comica. Guardai la mia mano sul bordo del lavandino. Tremò appena, ma non per paura, per eccitazione. La pelle non sembrava più mia. Sembrava un guanto perfetto e dentro quel guanto il mio cervello fece i calcoli. Ero diventato il primo essere ad aver ereditato l'anima di qualcun altro, nel momento stesso in cui i Tanarid, prima di essere consumati dalle fiamme,
avevano allacciato il loro sguardo al mio. Quello era stato il metodo di trasferimento, ma dedussi che potevano esserne altri. Sullo specchio il mio riflesso fece un micro gesto di assenso, come una spunta su un modulo. E io, senza provare niente che somigliasse a rimorso, pensai soltanto che la mia mente, più formata di quella degli ibridi, aveva vinto sulla loro e manteneva il comando, nonostante fossero entrate in me, quasi scegliendo l'inferno in cui stare. Alla mia morte fisica, io avrei potuto scegliere un altro contenitore, sfrattare la sua anima e sostituirmi ad essa per prendere il controllo. Potevo farlo solo con altri esseri umani, o potevo entrare anche in altre specie. Razionalmente io e i Tanarid condividevamo solo una piccola percentuale di DNA, come con tutte le altre specie su questo pianeta, e grazie all'ibridazione aliena anche con specie di altre dimore nello spazio. La cosa migliore è che, mentre lo capivo, lo trovai estremamente efficiente. Mi asciugai la faccia con la carta ruvida, appoggiai la mano sullo specchio. Nessun alone di condensa. Il mio corpo era freddo. Dall'altra parte, il mio riflesso fece lo stesso e sorrise appena. Non un sorriso umano, un gesto minimo. Il vero orrore del progetto Lazzaro non era che avevo riportato i morti in vita, è che avevo creato la possibilità di indossare la vita eterna. Qualcosa con il potere di nascondersi in mezzo all'umanità. All'inizio ho usato la mia evoluzione come si usa un vantaggio sporco, senza parlarne, senza nominarla, lasciando che lavorasse mentre io fingevo di essere chi ero sempre stato, e in effetti era così. Ho iniziato con cose piccole, anticipazioni, decisioni prese prima che gli altri capissero di doverle prendere, intuizioni che sembravano talento. Ogni volta che un superiore esitava, io ero già oltre. Ogni volta che un ostacolo nasceva, io avevo già il modo di superarlo. I colleghi e i superiori iniziarono a lasciarmi spazio come se fosse la cosa più naturale del mondo, ma in realtà sapevo che al mio fianco il loro talento ne sarebbe uscito smorzato. Inizialmente li resi irrilevanti. Poi, man mano che la mia influenza cresceva, valorizzai e presi sotto la mia protezione tutte le menti più brillanti e le personalità più influenti, così che mi sostenessero. Le mie firme presero il potere di revocare decisioni prese dai piani più alti del mio, contestare ordini assoluti, e tutti all'improvviso ebbero la sensazione che era sempre stato così. Quando finalmente mi hanno dato il comando dell'Area 51 ho quasi riso, perché non era altro che il naturale risultato della mia ascesa. E fuori da qui? Fuori è uguale. Presidenti, generali, consigli, ombre sopra le ombre, tutti li ho visti da vicino. Li ho ascoltati parlare come se avessero ancora il controllo. Ma non ce l'hanno più. Non perché io, che non temo la morte, li minacci, perché non esiste più un modo in cui possano chiudermi fuori. Alla loro morte io ci sarò ancora e distruggerò tutti i loro tentativi di remarmi contro. Alcune cose le permetto solo finché mi incuriosiscono, finché mi divertono. Poi diventano inutili, e inutili anche per tutti gli altri. La prova finale è che il progetto Lazzaro ha funzionato non sui Tanarid, ma sul mondo. Non ho conquistato il potere. Ho cambiato le regole con cui il potere riconosce chi comanda. Sono diventato quello che concede il permesso. Ogni mia decisione è come quella di un dio silenzioso. Guida, cambia, mantiene inalterato, continua a mandare avanti. E ogni volta che mi osservo nello specchio, afferro il nodo della mia cravatta, o mi appoggio al lavandino davanti a me e scruto in quei pozzi neri che non mi appartengono all'interno dei miei occhi, come se aspettassero soltanto che io mi evolva ancora, per correggermi, per immaginare nuove frontiere della sperimentazione, piano e dall'interno. Se questo incubo ti è rimasto addosso, oscuro ascoltatore, lascia un like.
Scrivi il tuo commento, condividi il video e iscriviti ai nostri canali. E se sei ancora in tempo, apri l'app dal tuo smartphone e lascia anche un hype. Così aiuterai la saga dell'Area 51 a crescere ancora finché il buio non comincerà a bussare anche alle porte di chi credeva di esserne fuori.